Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi insegnerò i diversi significati e i diversi utilizzi delle parole alla fine, infine e finalmente. Queste parole vengono usate spesso nelle conversazioni di tutti i giorni. Possono sembrare simili fra loro, ma in realtà bisogna fare molta attenzione a come e quando utilizzarle, perché possono assumere significati completamente diversi tra loro. Vi trascriverò tutti i significati principali di queste parole nella descrizione. Dateci un'occhiata. Come avrete sicuramente notato, tutte e tre le espressioni contengono la parola fine o la sua radice lessicale. Ma non fatevi ingannare, perché nella maggior parte dei casi queste tre espressioni non sono intercambiabili, perché possono assumere significati completamente diversi tra loro. Iniziamo con alla fine. Alla fine si usa per indicare che qualcosa avviene alla fine, come ultima cosa, dopo una serie di altri avvenimenti o dopo un tot di tempo. Quando questa espressione è accompagnata da un complemento di specificazione, che quindi ci dice alla fine di cosa, allora si riferisce a uno specifico evento al cui termine è avvenuto qualcosa. Ad esempio, alla fine della lezione tutti gli studenti si sono alzati e sono usciti dalla classe. Ammetto di aver pianto un pochino alla fine del film. Era molto commovente. In alcuni casi è possibile utilizzare l'espressione alla fine senza riferirsi a nessun evento specifico. Ad esempio, è molto comune utilizzarla quando incontriamo qualcuno dopo un po' di tempo e vogliamo aggiornamenti su qualcosa. Esempio: alla fine sei riuscita a laurearti? No, mi mancano ancora 2 esami. Perciò, alla fine indica semplicemente, nel tempo, che è passato da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta. Vediamo un altro esempio. Mi dispiace di non essere potuta venire alla festa. Alla fine ho dovuto lavorare tutto il giorno. Anche in questo caso il senso dell'espressione alla fine è nel momento in cui si svolgeva la festa. Attenzione a non confondere alla fine
con la locuzione alla fin fine, che invece significa in fin dei conti. Entrambe queste espressioni, alla fin fine o in fin dei conti, indicano che qualcosa, a conti fatti, non è proprio come ci aspettavamo o come avevamo previsto. Esempio: siamo andati a cena da lui per provare il suo famoso risotto. Alla fin fine non era poi un granché. Ero molto preoccupata per l'esame, ma in fin dei conti non era così difficile. Passiamo adesso a infine. Infine è un avverbio che può assumere principalmente due significati. Nel primo caso può essere utilizzato come sinonimo di alla fine, ma per un registro più elevato. Per esempio, lo interrogarono per ore e infine confessò tutto. Questo utilizzo di infine è sicuramente più raro, soprattutto nell'italiano colloquiale, nella lingua parlata. L'uso più comune, invece, è quello di infine come sinonimo di in conclusione. Tipicamente si usa per introdurre il paragrafo finale di un capitolo, di una storia o di un qualsiasi testo scritto che abbia una conclusione. Per esempio, in una ricetta, dopo aver elencato tutti i vari passaggi necessari. Infine abbiamo finalmente. Finalmente è un avverbio con vari significati. Nel primo caso, diciamo che può essere utilizzato come sinonimo di alla fine o infine, ma questo uso è veramente molto raro. Ad esempio, da giovane ho lavorato come cameriere, poi come imbianchino e finalmente come autista. In questo caso specifico, diciamo che finalmente è la variante meno comune. Nel secondo caso, finalmente viene utilizzato per indicare l'avvenimento di qualcosa che è stato atteso per molto tempo, come per esempio, dopo anni di convivenza, finalmente ci siamo sposati. Sono mesi che sento parlare di te. Finalmente ci incontriamo. Finalmente può anche essere utilizzato da solo per esprimere soddisfazione per l'avverarsi di qualcosa. Ad esempio, ho convinto mia madre a comprarmi una macchina nuova. Finalmente. Siamo giunti alla conclusione di questo episodio. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk.
Spero che queste espressioni vi siano state utili e spero che le utilizzerete nelle vostre conversazioni. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdervi nessun episodio. Come sempre, lasciatemi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Bene, non mi resta che salutarvi ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.